might seem crazy what I'm about to say. Non ballare. Sunshine, she's here, you can take a break. Ah, ma avete messo la musichetta così adesso, vabbè. Non ballerò, insomma, ci siamo già salutati, vi risaluto, buongiorno, non vi vedo, vi ho visto prima, ho visto che siete tanti, ho visto che vi volete divertire, ho visto che volete imparare, oggi c'è da divertirsi e da imparare. Possiamo stare qua anche una dozzina d'ore, se vi va, possiamo saltare 3 giorni di lezione, basta che voi lo vogliate. Perché questo me l'aspettavo. Vabbè, io direi che è il momento davvero di smettere di parlare, è il momento di presentarvi chi è il personaggio di questa mattinata, ma non lo farò appunto a parole, lo farò con questo filmato. Vediamo. Like I'm rolling through the hardest days. My entire existence just this way. The rain outside, the faith inside of me. The need to run. This is the way I feel, so confused. I am waiting for this uncertain race. This is the way I feel, so bemused. Need to change and face what might be wrong. This is the way, the way, the way. This is the way, the way, the way. They'll talk about this pass for years as Zanardi jumped around Brian Herta to get the win on the last lap. And for and Zanardi, oh, with a terrible crash.
Feel like I'm rolling through the hardest days. With 2 minutes 30 left. My entire existence just this way. The rain outside, the faith inside of me. The need to run. This is the way I feel, so confused. I am waiting for this uncertain race. This is the way, the way, the way. This is the way, the way, the way. Signore, signori, ragazze, ragazzi, Alex Zanardi. It might seem crazy what I'm about to say. Prego Alex. Sunshine, she's here. You can take a break. Mi fai sempre venire i brividi, porca miseria. Prego. Vado di là? Sì. Grazie davvero. Mi sono spostato perché volevi vedere il filmato, ti è piaciuto? Ma diciamo che l'ho già visto alcune volte. Poi qualcosina, sempre è curiosa questa cosa che nel momento in cui passa alla scena del mio incidente, tutte le persone che mi sono attorno si girano per guardare la mia espressione, perché tanto lo so che anche tu adesso mi domandi ma che cosa provi a vedere quelle immagini? No. Ma cosa provi a vedere quelle immagini? Ma guarda, io fortunatamente sono una persona abbastanza fatalista, è una cosa che appartiene al mio passato, è una cosa che induce gli interlocutori che ho di fronte spesso a domandarsi ma chi te lo fa fare dopo quello che ti è successo di ritornare a correre in auto? Ma io, punto primo, non credo di essermela andata a cercare, perché il fatto stesso che io sia l'unico uomo che ha perso le gambe nella storia dello sport dell'automobile in un incidente di questo tipo significa anche che, scusate la volgarità, ma sono stato anche semplicemente sfigato. Sì, beh. E ci sta nella vita, no? E però, unitamente a tutto questo, è possibile che se il fulmine mi è arrivato tra capo e collo una volta mi colpisca nuovamente, ma rimanere a casa per evitare e scongiurare queste ipotesi significherebbe smettere di vivere. Quindi no, io la vita me la prendo. Prima lezione, lesson number one. Saranno tante le lezioni che ci darà Alex nel corso di questo incontro. Io ti devo dire la verità, nel momento in cui andava il filmato... Mamma mia quanti siete! Glieli facciamo rivedere per favore, regia, grazie. Inquadriamo ancora, cioè diamo un po' di luce un attimo in platea. Tutto esaurito. Oh, fortuna che sono già seduto, se no mi cedevano le gambe per l'emozione. No, io in realtà ti dico la verità, mentre andava il filmato, quando c'è l'immagine dell'incidente, non mi sono girato verso di te, mi sono girato, ho cercato di vedere i ragazzi che erano inquadrati nelle prime file. La loro reazione è stata una reazione davvero, davvero anche quella forte. Allora, diciamo che questa è di fatto una lezione, un incontro che vuole essere anche un incontro divertente, nel senso che insomma poi i ragazzi si vogliono anche divertire, però devono imparare qualcosa. Allora io con te vorrei fare un po' un percorso, anche il tuo percorso, prima e dopo quell'incidente di 13 anni fa. Allora tu da ragazzo che volevi fare? Da ragazzino, alla loro età, da ragazzo, che volevi fare? Beh, alla loro età di cose ne avevo già progettate, come anche loro, sono certo, ne stanno Certo. ipotizzando. Però io ho avuto questa grandissima fortuna di poter praticare un'attività sportiva, per quanto io non fossi
diciamo, al giorno 1, fisicamente portato per lo sport. Pensa che quando andavo a scuola, e sai che si facevano le squadre, no? Sì. 5 o 6 classi assieme, tutti i bambini di fronte, quelli più bravi. Fai la conta, no? Sì, sceglievano. Io rimanevo sempre, diciamo... Ma nelle partite di calcio, diciamo, sì, chiaro, ti mandavano in porta? No, io credo, ho un'attitudine per il calcio che forse mi porta a giocare meglio al gioco del pallone oggi con le protesi di come giocavo con le mie gambe, per cui va da sé che io non abbia mai sviluppato questa grande passione. Però dentro di me comunque la cercavo molto questa cosa, la cercavo questa occasione per tirar fuori qualche cosa che mi prudeva dentro l'anima, ed è stata lo sport. Io sono estremamente grato ai miei genitori per aver fatto quella scelta per me, che mi ha dato l'opportunità di lavorare molto sul buono che esiste dentro ognuno di noi, perché credetemi ragazzi, non c'è persona che sia unicamente buona, generosa e quant'altro, e unicamente perfida e diabolica. Quello che emerge è molto anche in funzione dell'educazione che riceviamo e degli stimoli che ci vengono dall'ambiente che ci circonda. Io grazie allo sport sono diventato, nel bene e nel male, quello che sono oggi. Ero comunque forse anche il perfetto prototipo dello sbandato che magari le sue soddisfazioni se le sarebbe andate a cercare in fondo un bicchiere di Avevi le discoteca. potenzialità per entrambe le strade, però ti voglio chiedere, a proposito di strade, tu mi hai detto da ragazzino tutta questa predisposizione allo sport non c'era, eri quello che andava in porta quando c'era da fare la conta, no? Chi vuoi tu? Zanardi? La sognavo, attenzione, perché comunque non vera invidia, ma un po' di gelosia nei confronti di chi certe cose le sapeva fare ce l'avevo. Però ero convinto intimamente che comunque prima o poi la mia strada l'avrei trovata. Ma la strada dei motori, cioè perché i motori? A quel punto che cosa fai? Dici, beh, a pallone non mi sembro tanto bravo, qui in classe non mi butto sui motori, oppure... Ma evidentemente c'è un qualche cosa che porta un ragazzino a desiderare più di ogni altra cosa il motorino per poi metterci le mani, lavorarci, eccetera, e io ero questo. E ce ne sono altri che magari sono più attirati da cose diverse. Io ero quel tipo di ragazzino, io adoravo ragionare sul perché. Per esempio un motore nel momento in cui lo accendevi semplicemente mettendo benzina, le mani. esatto, continuasse ad andare, continuasse a funzionare, fosse in grado di spingere diciamo un mezzo ad una determinata velocità. E per cui guardavo i Gran Premi alla televisione con papà e ho da subito sviluppato questa passione. Poi a livello familiare non c'era nulla che in qualche modo mi aprisse un pochettino la strada. Sì, di solito invece è così, spesso appunto, soprattutto nel mondo, no? C'è magari un papà che ha questo. Infatti mio papà faceva l'idraulico, ecco appunto, di mestiere. Ti sei occupato di idraulica, di meccanica, dai. E poi mi diceva sempre, tu comunque vieni a lavorare con me, impara un mestiere perché con quello metti su i maccheroni. Poi se diventi un pilota di Formula 1 sarai un pilota di Formula 1 che ha l'occasione... Metti sui maccheroni non è male. No, sa anche aggiustare lo scarico di un water, che potrebbe avere la sua utilità. Buono per la casa. Senti, hai parlato di Formula 1. Tu poi in realtà arrivi in Formula 1 relativamente presto, nel senso a 25 anni. Io non so, cioè, quando è cominciato il tuo percorso? Ovviamente tutti cominciano con i kart e via dicendo. E a 25 anni arrivi in Formula 1. E a quel punto che dici, ecco qua, sono arrivato, sono un campione. Niente di più sbagliato, no. Francamente, quando ero all'inizio del mio progetto, la vedevo molto in questo modo. Vedevo l'idea di poter diventare un pilota di Formula 1 come un punto di arrivo, che forse mi avrebbe anche regalato felicità. Sto parlando per metafore e rischio di suonare anche un po' retorico, però quello che ho imparato nella vita è che il grande risultato certamente completa la vita e ti regala grande gioia e grande soddisfazione, ma di fatto è un momento che dura pochissimo e soprattutto a quel momento tu puoi arrivare soltanto se ciò che occorre fare per arrivare in lì
è non ugualmente appassionante, ma è molto più appassionante. Cioè, se il vero valore è fare le cose, è progettare la tua strada e percorrerla, è molto probabile che tu possa arrivare un bel giorno anche a diventare campione del mondo di Formula 1. Se invece la cosa a cui ambisci è unicamente quella, perché magari vuoi sposare una velina, vuoi viaggiare sul tuo aereo privato, non c'è nulla di sbagliato in questo. No, ovviamente, insomma, Però è molto difficile che tu possa riuscire ad avere quelli che sono soltanto dei valori aggiunti. Cioè, per capirci, io a Londra, ormai quasi 2 anni fa, ai Giochi Paralimpici, ho vinto 2 medaglie d'oro. È stato un momento bellissimo. Però nel momento in cui la guardavo, sta medaglia era già un po' una foto da attaccare al muro, e mi rendevo perfettamente conto che se ce l'avevo in mano non era, insomma, non sono andato in bicicletta per vivere quel momento, ma l'ho vissuto perché volevo andare in bicicletta. Ecco, è questo unicamente il segreto. Quindi, che, credetemi ragazzi, fa funzionare ogni cosa. Quindi quello che tu stai dicendo è che, come dire, il successo non è davvero il momento in cui arrivi sul gradino più alto del podio, ma è il percorso che tu fai per ottenerlo. Non c'è dubbio. Infatti, ragazzi, non so se siete in grado di capire questa cosa, ma sono io che invidio voi. Pure io. Poi delle volte magari mi capita di parlare a vostri coetanei o ragazzi anche più piccoli, più giovani, mi dicono: ma come ci si sente a firmare un autografo? Beh, è una cosa bellissima, è una gratificazione importante essere riconosciuti dalle persone. Detto tutto questo, non è che io oggi sono più felice di un tempo, anzi francamente mi rompo un po' le scatole di sapere che il grosso della mia avventura ce l'ho già alle spalle. Poi sono un tipo ostinato, perché anche se ho ormai 47 anni continuo a credere di poter fare lo sportivo. Ha vinto ieri per la 4ª volta la maratona di Roma, così c'è... così, fresco fresco. Però insomma, quando ero ragazzino, tornando, tu vedi che io sono una persona sintetica, arrivo subito... lo so. Problema di noi del 66, non abbiamo il dono della sintesi. No, tornando alla domanda che mi facevi all'inizio, come ero io da ragazzino, quando ero ancora all'inizio di questo progetto, forse avevo un po' fretta di arrivare, però sono stato molto, molto ottimista, molto ostinato, ho cercato con grande impegno il momento in cui finalmente arrivasse un po' di vento in poppa, no? Che mi facesse avanzare più rapidamente, che arrivasse la grande opportunità. E nel momento in cui questa è giunta, devo dirti che non mi sono sorpreso, mi sembrava, come dire, finalmente, no? Finalmente. Poi è passato qualche anno e riguardavo la mia storia un po' in retrospettiva e mi sono anche detto: caspita, però sono stato veramente un folle, investire tutta la mia vita su una cosa che poteva anche lasciarmi con un pugno di mosche in mano. E adesso che ancora qualche anno è passato, che ho qualche cappello bianco in testa, mi rendo conto che invece no, perché credetemi ragazzi, il talento è importantissimo. Però se tu vuoi davvero una cosa, prima o poi impari a prendere ogni giornata come una nuova occasione per aggiungere qualche cosina a ciò che stai facendo. E giorno dopo giorno il tuo nuovo punto di partenza si sposta, migliora e magari ad anni di distanza riesci a raggiungere dei risultati che un tempo erano soltanto dei sogni. Ecco, chi crede invece che le cose possano realizzarsi da un giorno all'altro magicamente è destinato a vivere delusioni. Oppure ci sono anche persone che riescono da un giorno all'altro a fare le cose, però quasi sempre perché allungano la mano mentre gli altri hanno la testa girata dall'altra parte. Diciamo che non è che si riesce sempre facendo il casting per il Grande Fratello e vincendo il Grande Fratello. Ecco, questa è una piccoletta cosa che mandava di dire ogni tanto io questa la dico. No, perché a me fanno ridere molto, no? Queste cose, cioè, per carità, va bene tutto, però sentire i genitori: hai fatto tanti sacrifici per entrare nella casa del Grande Fratello.
che cavolo di sacrificio hai fatto per entrare? Vabbè, comunque questa è una parentesi sai, che c'ho un po' qua, capito? vero, Che sacrifici ha fatto? Hai Vabbè. perfettamente ragione, è colpa nostra perché come genitori vorremmo per i nostri figli le cose più belle, dimenticando che se non concediamo loro il diritto di conquistarsele, Ecco. con la fatica e col sudore non saranno in grado di apprezzarle. E di mantenerle anche. Perché Ecco, questo approfondiscilo perché è un tema forte questo, approfondisci questo tema qua. no, semplicemente per dire che una cosa ottenuta senza fatica in realtà ha un valore abbastanza scarso. Cioè io quando guardo la medaglia olimpica e racconto ai miei amici, chiaramente esagerando, di come ci sono arrivato, perché mi brillano gli occhi? Perché mi rivedo in tutte le giornate in cui ogni salita era una sfida e non c'era bisogno di un pubblico pagante per spronarmi a cercare di far meglio del giorno precedente, ma perché era la mia passione, per cui io l'ho vissuto come un grandissimo privilegio, il fatto di potermi preparare, di avere un obiettivo importante, ma di essere lì ogni giorno a cercare di aggiungere qualche cosina. Mio papà me lo diceva sempre, è una cosa che questo saggio idraulico mi ha passato, no? Poi tempo fa un amico mi ha spiegato che è la filosofia del Kaizen giapponese, che lì per lì avere una filosofia del Kaizen non mi sembrava neanche un gran complimento. Infatti, ho sentito un brusio qua. Poi ho guardato su Wikipedia, c'è scritto che Kai sta per cambiamento, Zen miglioramento, e la tendenza al miglioramento continuo. Però è quello che mi spiegava mio papà e credo che di tutte le cose che mi ha lasciato in dote, questo è uno dei consigli più preziosi. Senti, è stato tuo padre il tuo maestro o hai avuto dei maestri, ovviamente parliamo a questo punto di carriera, non quella di idraulico, dove tuo padre sarebbe stato chiaramente il tuo maestro, ma magari lo è stato lui o il tuo ispiratore, o hai avuto altri maestri, tanti maestri? Oppure sei stato tu il maestro di te stesso? Per quello che è stata la tua carriera, noi parliamo sempre di prima e dopo. Beh, maestri ce ne sono stati tanti, ma maestri sono tutte le persone che ci vivono attorno, potenzialmente, perché poi io, sai, faccio questa piccola premessa, credo di non aver nulla da insegnarvi ragazzi, perché io sono solo una persona molto fortunata che nella vita ha dovuto cambiare 2 volte il passaporto perché non ci stavano più i timbri, ha dovuto magari organizzarsi per far fronte anche a problemi abbastanza eccezionali, però tutto questo mi ha arricchito tantissimo a livello di esperienze. Io posso raccontarvi quello che è stato il mio cammino, come sono venuto fuori dai guai o come sono riuscito a vivere delle giornate di sport memorabili. Poi, se voi riuscite a vedere qualche comune denominatore con l'esperienza che voi state conducendo, questo mi lusinga, mi scalda il cuore, però lungi da me l'idea di pensare di potervi insegnare qualche cosa. Se la domanda è chi ti ha insegnato qualcosa, sicuramente i miei genitori, sicuramente gli insegnanti che ho avuto, perché io ho avuto una maestra meravigliosa alle elementari, la signora Vitali, che ricordo ancora con una dolcezza che fa quasi male, come dire, e che mi ha insegnato tantissimo. All'epoca si davano ancora gli scappellotti a scuola. Guarda, io sono del 66, la maestra Lea Selvanetti me la ricordo anch'io con grande affetto. No, anche perché sai, quando eravamo ragazzini noi facevamo 9 cose fatte bene e poi ne facevamo una fatta male e ci arrivava un calcio nel sedere. Sì, io facevo un più il contrario. Però, adesso vabbè. Noi ai nostri figli ne fanno 9 fatte male, non gli diciamo niente, ne fanno una fatta bene, gli diamo un premio, per cui poi loro se lo aspettano. Però... Oppure se le cose che fanno male, no? Andiamo dai professori e diciamo: ma professore, ma che fa? Ha ripreso mio figlio, ma come? Vabbè, ma non studia. Ah, vabbè, ma mio figlio. Vabbè, lasciamo che perdere. sia. No, questo è un assist che lancio ai professori che pagheranno carissimo domani a scuola, evidentemente. Vabbè. No, poi gli esempi, come ti dicevo, sono state tutte le persone da cui io avevo bisogno di imparare qualche cosa, che lungo la mia strada erano lì ed erano potenzialmente lì a disposizione per essere fonte di ispirazione. Allora, la tua carriera in Formula 1 va così e così, insomma, a un certo punto scegli di ritornare negli Stati Uniti dove comunque, insomma, facevi bene. E arriviamo a questo fatidico, decisivo 15 settembre del 2001. Non parti bene, nel senso che le prove non vanno bene, parti nelle ultime posizioni,
rimonti, come a dire, insomma, quando si parte per ultimi non è detto che ultimi si arrivi al primo posto. E poi che succede? E poi qualcuno mi deve aver fatto uno scherzo abbastanza ironico, perché pensate che chi mi ha tagliato in due si chiama Alessandro come me, ma di cognome fa Tagliani, per cui sembra una presa in giro che uno che si chiama Tagliani ti taglia in due. E un pezzo della macchina è andato da una parte, un pezzo è andato dall'altra, e io ero presente in entrambi I pezzi. i pezzi. E, insomma, pensa che il mio caso è stato oggetto di studio da un ente scientifico che fa capo alla NASA, l'ente spaziale americano, perché il governo vuole in qualche modo capire fin dove un essere umano ha una possibilità di sopravvivere, anche in funzione di quelle che sono le possibilità di assisterlo. E quindi da un punto di vista statistico occorre raccogliere dei dati che nell'automobilismo sono, ahimè, facili da ottenere, per cui il nostro sport veniva costantemente monitorato. E nel mio caso, siccome io sono rimasto per più di 50 minuti con meno di 1 litro di sangue in corpo, mi hanno dato addirittura l'estrema unzione, ho avuto 7 arresti cardiaci, questi scienziati qualche tempo di distanza hanno detto: vabbè, qui c'è o qualche pi greco che ci sfugge o questo è morto e non lo sa chi è. E io me ne vanto un po' di questa cosa, Beh, certo, è ovvio. anche se in realtà non è che io abbia nessun merito, perché io, mentre tutti erano lì in ansia che si preoccupavano, sono stato 8 giorni in coma. Sì, diciamo che non ti rendevi davvero conto. Non mi sono trovato in nessun tunnel, non ho visto nessuna luce in fondo, nessuna voce amica che mi chiamava, però a un certo punto hanno girato la chiave e la cosa incredibile è che, al di là della perdita degli arti inferiori, nonostante tutto quello che il mio fisico ha dovuto sopportare, funzionava tutto. E questo è veramente scientificamente inspiegabile. Quello che mi interessa è invece, e che credo interessi ai ragazzi, quando tu ti sei risvegliato, no? Che succede? Cioè, un uomo si risveglia da 8 giorni di coma, non so che cosa ha nella testa, però a un certo punto gli viene detto un qualcosa, gli viene detto: Alex, sei stato fortunato, immagino, sei sopravvissuto, ma non hai più le gambe. Ma guarda, credo che come posso dire, la definizione abbastanza emblematica di quella che è stata la situazione di quei giorni l'ha definita mio cognato, che ha detto: noi siamo stati lì per 1 settimana a torturarci chiedendoci: ma questo quando si sveglierà si domanderà come faccio adesso a vivere senza le gambe? E tu ti sei svegliato e con la faccia da culo che ti ritrovi mi ha detto, scusate ancora la voletta, ti sei detto: ma come farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe? Ma in modo semplicemente curioso. E in effetti devo dire che è stato così. Poi attenzione, non è che questo è accaduto a Zanardi perché Zanardi è un fenomeno, ma perché Zanardi in quella situazione ci si è trovato per davvero. Perché io mi ero interrogato su come avrei reagito in una situazione simile, la risposta che mi ero dato in automatico era: mi toglierei la vita. E poi lì col cavolo, Certo. Anzi, ragazzi, ero di un felice d'essere vivo, perché io non avevo seguito tanto i lavori in quel periodo, le 15 operazioni in anestesia totale della durata media di 4 ore e mezzo, eccetera. Aspetta, 15 operazioni in anestesia totale, durata media 4 ore e mezzo. Cioè, Però, che vuol dire che ce n'è qualcuna che è durata 10 ore? Se ce n'è una. vabbè, la prima, tanto per capito? Però una vaga idea ce l'avevo, ma per come mi sentivo. Cioè, lì ho avuto la vera definizione di che cos'è il dolore fisico, il male, la sofferenza. E quando mia moglie mi spiegò... Che abbiamo visto nelle immagini sempre vicino a te, ovviamente. Quando mia moglie mi spiegò che cosa era successo...
con il suo modo di fare molto pragmatico, molto sintetico. Lei è l'antitesi del sottoscritto. Infatti, Lei è la sintesi e tu sei... sì, lei è la testa della famiglia, il cervello, io sono le gambe a casa. Quindi. Infatti i miei amici mi dicono sempre che io l'ho sposata perché lei, avendomi fatto per sempre da sempre, mi ha sempre fatto da manager, l'ho sposata per risparmiare sullo stipendio, ma in realtà non sono così avido, insomma c'è qualche cosa di più. Lei mi disse appunto che cosa era successo, il momento era stato programmato, cioè la sedazione mi era stata ridotta al punto da potermi svegliare ed essere sufficientemente vigile per capire quello che mi veniva detto, ma non troppo da poterlo fare, diciamo, da solo, in modo autonomo. E in quel momento le sue parole sono state per me una buonissima notizia, cioè lei mi ha detto anche che avevo perso le gambe, quello che era successo, ma io gli ricordo di averle chiesto: ma sei sicura che ti hanno detto i dottori che non muoio più? Perché per come mi sentivo... Certo. Mi sembrava non ti sentivi fuori pericolo, ovviamente? No, subito. no. E lei mi ha risposto: no, stai tranquillo, hanno detto che ormai sei fuori pericolo. E io proprio in quel momento gli ho detto: guarda, un problema alla volta, vedrai che in qualche modo da domani ce ne occupiamo, ne veniamo fuori, ma adesso lasciami dormire che ho sonno. Ecco, e domani, cioè l'indomani o i giorni successivi, che cosa succede? Cioè, quando è che tu decidi: adesso io non voglio stare su una sedia a rotelle, voglio comunque camminare e voglio, quali sono gli step per cui dici voglio camminare, voglio addirittura tornare su quel circuito là, cioè è tutto successivo oppure tu decidi tutto insieme? No, è tutto successivo, è tutto molto chiaro. È un in fondo, succedersi. perché comunque... Sai, lo sport mi ha insegnato una cosa e credimi, il metodo è stato esattamente lo stesso che io sono riuscito a applicare con successo anche nel mio percorso riabilitativo. Lo sport mi ha insegnato che se tu vuoi essere efficace, oltre che efficiente, che sembrano due parole che hanno molto in comune ma sono abbastanza diverse, efficiente significa fare meno fatica possibile per ottenere un risultato, efficace significa portarlo a casa. Ecco, se tu vuoi essere efficace... devi, gioco forza, sapere più o meno quello che è il percorso che ti porterà e che ti accompagnerà verso il risultato, ma comunque stilare una lista di priorità e concentrarti sul punto 1. Poi una volta tolto quello vai sul punto 2, eccetera, eccetera, eccetera. Io in quel periodo mi sono trovato a rispondere un sacco di volte alla domanda dei cronisti: ma tornerai su un'auto da corsa? Come se quello fosse l'incubo più che il pensiero. E io dicevo: vabbè ragazzi, io sono la stessa persona di prima, la testa è uguale, poco c'era, poco salvato, però scherzi a parte, io sono lo stesso. Nel momento in cui dovessi trovare il modo di riconnettere in modo efficace la testa col resto dell'auto, credo di poter essere lo stesso pilota di una volta, ma adesso ho altri problemi. Certo. Io non riesco a essere indipendente e autosufficiente nemmeno nell'andare in bagno a far pipì. Cioè, come posso pensare di guidare una macchina? Eppure questa risposta non veniva compresa. Vabbè, pure però noi giornalisti abbiamo i nostri limiti, non è che capisci? Però io mi sono concentrato su quelle cose, riuscire a vivere in modo indipendente da tutti quei tubi, quei fili che mi tenevano in vita. Io avevo un tubo da mezzo pollice piantato in gola che mi consentiva di respirare. Quella era la priorità. Poi una volta risolte quelle cose non avevo la minima preoccupazione che, qualora avessi trovato il modo, sarei riuscito anche a guidare un'auto da corsa. A proposito di efficacia e di efficienza, è vero che a un certo punto tu eri talmente insoddisfatto delle protesi che ti proponevano che hai deciso: vabbè, adesso me le faccio da solo, me le disegno da solo? No, non è proprio così. È logico che quando hai delle esigenze particolari devi fare degli adattamenti particolari. È stato come la prima volta che mi hanno offerto di guidare un'auto. Mi chiedono: vuoi guidare una delle nostre macchine, la BMW? Dico: beh, come chiedere a un gatto se gli piacciono i topi. Sì. Beh. Allora i tecnici passano la palla ai tecnici, i tecnici vengono lì e mi dicono: ma di cosa hai bisogno? Io dico: bah, non avendo le gambe penso dovrò fare tutto con le mani. Insomma, morale, avevamo preparato sta macchina su mie indicazioni, poi peraltro, che aveva un cerchiello sotto il volante per frenare, un altro cerchiello sopra il volante per accelerare, che azionavo col pollice,
Poi questa mano in fase di inserimento in curva mi serviva per scalare e anche lavorare di frizione. Quindi l'unico modo per inserire l'auto in curva era di tenere il volante col palmo. Gli ho detto, se mi date uno scoppettino tra i denti pulisco anche l'abitacolo intanto che giro. Ero un po' impegnato. E lì alla fine, ma sempre con l'obiettivo di andare in pista e divertirci un po', io tornai dai tecnici e gli dissi, ma perché non mi lasciate provare a frenare con la protesi? Cioè, io uso la mia gamba soltanto come tramite per spingere sul pedale del freno grazie alla forza dell'anca. Questo è pazzo, questo è pazzo. E questo è no, la macchina non ha il servofreno, la macchina da corsa, devi fare 100 kg di forza. E io lì a spiegargli, ma guarda che io la forza ce l'ho. No, impossibile. Impossibile, fammi provare. No, impossibile. Allora dico, guarda, qui è una causa persa, adesso li convinco io. Sono andato a casa, prendo la bilancia pesa persona, torno in officina, che è a pochi chilometri dal luogo in cui vivo, appoggio la bilancia al muro e prendo sto tecnico molto scettico e praticamente con un meccanico che gli ergeva le spalle gli chiedo di premere con la bilancia appoggiata al muro e fa qualcosa come 105 kg tutto rosso in volto. Tocca a me. Vado io, mi metto così, schiaccio, 125, dico ti basta. Fresco poi è d'un mondo. Senza Insomma, diventare fresco. rosso. Ho spinto però. Però da lì gli stessi tecnici hanno capito che effettivamente comunque l'anca, voglio dire, quando voi vi alzate, fate un gradino, comunque con la forza della gamba sollevate il peso del vostro corpo, in ogni sezione della vostra gamba si riproduce quello sforzo, quindi è logico che l'anca deve essere sufficientemente forte. Poi il tipo di forza che io posso esprimere non è così esplosivo, così rapido. Detto questo, un modo per fare qualche giro in pista secondo me c'era. E vinci poi, non solo fai qualche giro in pista e poi lo rivedremo. Ci sono tante cose in mezzo, tu giustamente hai sintetizzato, perché se no gli facciamo saltare anche la giornata di domani di scuola. Che... Ribadisco, credo non gli dispiacerebbe, però qualcosa mi dice che... Però vinci. Torni però poi con quella soluzione è stato illuminante perché mi sono reso conto che quella soluzione con qualche sviluppo ulteriore poteva portarmi a competere in modo efficace. Questa foto che foto è, Alex? Questo è il 2005, un momento abbastanza magico perché torno in Germania 4 anni dopo l'incidente, torno a Oschersleben, un circuito che geograficamente è molto vicino al luogo in cui ho avuto l'incidente. A fine agosto, quindi anche da un punto di vista temporale in una data molto vicina all'anniversario del mio incidente, e vinco la prima volta nel campionato del mondo turismo da pilota disabile contro piloti normodotati, insomma, e che piloti, perché piloti molto molto forti. Allora io però vorrei adesso mostrare di nuovo ai ragazzi, perché magari nel filmato emozionante di prima non hanno capito di che cosa si trattava, il momento in cui invece tu 2 anni dopo l'incidente torni nel circuito appunto dell'incidente e completi la gara con i 13 giri finali. Andiamo a rivederlo perché questo momento, perché visto poi vediamolo proprio, visto poi con l'occhio di chi adesso ne sa di più, è un momento meraviglioso. Questo è davvero un momento meraviglioso. Mio cognato, che è sempre molto perfido nel coniare queste definizioni, dice che in quel periodo stavo scrivendo un libro e mi serviva il finale per il libro, no? Cinismo! Però sono tornato all'Ausitzring, questo circuito dal nome... Circuito pieno di gente? Ma pieno perché lì, di lì a poco si sarebbe tenuta la gara di quel campionato e la mia cosa non era stata annunciata, ma in qualche modo era trapelata, per cui fu un momento molto bello, col pubblico che faceva la ola, mi seguiva, e pensa che io in quei 13 giri, dopo quasi 2 anni che non salivo su un'auto da corsa, che non salivo su niente se non l'auto stradale, feci un tempo che mi sarebbe valso il 5° posto sulla griglia di partenza della gara che stava per partire. Però dimmi che cosa, cioè quanto ti batteva il cuore, che cosa c'avevi in testa in quei 13 giri? Ma guarda, fino a un certo punto, perché comunque nel momento in cui mi calai nell'abitacolo fu una sensazione meravigliosa. Ecco, lì sì c'è qualche cosa di magico, cioè
il fatto di sedersi in un'auto a così tanto tempo di distanza e ritrovarsi, come dire, a casa propria. Io ho acceso il motore, sembrava che avessi girato con quella macchina il giorno prima. È stata una sensazione bellissima, perché ti confesso che prima di quel momento, insomma, qualche ansia ce l'avevo. Poi sembrava anche un po' andare a sfidare il destino, perché andavo a fare 13 giri. Che è un numero, sì. Ecco, quando mi dissero ok Alex è il momento, perché mi avevano tenuto nascosto come prima dietro le quinte, no? E dico vabbè, andiamo, che ora è? Mi giro verso l'orologio, sai che c'è sulla linea di... Eccolo qua, le partenza 13:13. ma sarà la coincidenza, segnava 13 ore, 13 minuti, 13 secondi. Ho detto no, non può che portarmi bene. E invece andò benissimo. E da lì poi è iniziato un percorso fatto di tante altre cose. Poi a un certo punto arriva una certa età, ti ritiri dall'agonismo per quanto riguarda le macchine. Dice vabbè, ok, benissimo, adesso sta a casa. No, tu a casa proprio non ci vuoi stare, non c'è niente da fare e ti dai all'hand bike. No, beh, io comunque fino alla fine del 2009, dopo questo assaggio di fine 2003, feci tutta la stagione 2004 nel Mondiale Turismo con la BMW Italia. Diciamo, il fatto strano è che io alla fine del 2009 stavo andando molto bene, era un lavoro tra l'altro anche molto ben retribuito, perché insomma è un lavoro che in tanti forse mi invidiavano, eppure io sono uno che ha sempre cercato di sincronizzare il cervello sui desideri del cuore, non il contrario, perché sono assolutamente convinto che poter trasformare una passione in un mestiere è un grandissimo privilegio, ragazzi, lo riconosco. Però in ogni cosa che facciamo, credetemi, c'è sempre un aspetto che per noi può essere appassionante, un modo per lasciare la nostra firma in calce ad un progetto, anche se non c'è un pubblico pagante che guarda, anche negli studi che state facendo, anche nel capire attraverso ad esempio la storia, il perché certe persone hanno fatto degli errori clamorosi e magari dalla loro esperienza noi possiamo evitare qualcosa di simile, e come invece altre persone nel nostro passato hanno fatto delle cose meravigliose dalle quali noi possiamo ispirarci, no? Ecco, questo c'entra poco in apparenza, però questo mio modo di fare mi ha portato un bel giorno a disputare la maratona di New York. Sì. E poi questa handbike, questo mezzo strano, che all'inizio era un modo anche per tenere il fisico in forma, pian pianino è diventata una passione, mi ha portato alla fine del 2009 a fare un ragionamento e a dire io questa cosa o la faccio adesso o non la faccio più. Però per farla bene bisogna evitare ogni compromesso, per cui significa intensificare l'allenamento, prepararsi, cominciare a fare qualche cosa che non so dove può portarmi, ma io credo fin là di poterci arrivare. E molti erano scettici, perché io stavo abbandonando una strada che mi garantiva esposizione mediatica, popolarità, anche denaro, molto piacere personale, perché guidare la macchina è sempre stata per me una grandissima passione, per andare a fare un'altra cosa che in quel momento sembrava la gara contro il Sagrestano, il Campanaro, la Perpetua, per capirci, perché nessuno in Italia sapeva cosa fosse un handbike. Vedi che aver fatto quella cosa con passione, ma con passione vera, ha coinvolto chi mi guardava al punto che se io a Londra ho portato a casa qualche cosa che secondo me se avessi vinto il mondiale di Formula 1 con la Ferrari forse non avrei portato a casa. Anche perché secondo me il valore aggiunto di quelle medaglie è che le hai portate con la bandiera italiana. Certo. Quindi sei stato ancora di più un orgoglio italiano. E di questo Guarda, onestamente ti ringrazio, credimi, e credo che ti ringrazino anche loro. Grazie. Perché, insomma, credimi. sai, però correre per te stesso o correre per una casa automobilistica è un conto. Correre e farci sentire l'inno sul gradino, no? Più alto del podio, partecipare e vincere è un'altra cosa. Guarda Marco, credimi, ti ringrazio per questa affermazione che mi lusinga molto, però sarei falso
oltre che anche arrogante, a raccontarti che l'ho fatto per sentirmi elio nazionale, eccetera. Questi sono meravigliosi, non bellissimi valori aggiunti, ma io l'ho fatto per me. Io l'ho fatto perché io ero felice nel momento in cui salivo sulla mia bicicletta e andavo ad allenarmi. Io ero felice nel momento in cui sentivo la gocciolina di sudore che mi solcava la fronte, ero felice nel momento in cui registravo un progresso, e avere avuto per 3 anni un orizzonte così importante come i Giochi Paralimpici è stata la cosa bellissima. Tutto quello che è venuto, una manna che è piovuta dal cielo, stupendo, stupendo. Però se io avessi tentato di fare quello che ho fatto per ambizione, non ci sarei arrivato, perché l'ambizione, credetemi ragazzi, un po' di ambizione serve, ma l'ambizione non potrà mai essere abbastanza forte da portarvi fin là dove volete andare. È solo la passione che vi ci farà arrivare con una facilità incredibile. Allora, tra poco faremo un giochino e coinvolgeremo anche i ragazzi. Io adesso ho 2 domande insidiosissime con te, perché facendoti 2 domande di questo genere rischiamo davvero di fare le 6 del pomeriggio, perché sembrano domande semplici ma rischiano, no? Che cos'è lo sport per Alex Zanardi? Lo sport è un'occasione, è una grande occasione, è per quello che non va sprecata. Scusatemi ma se sono retorico, melenso, ma siccome noi coi capelli bianchi vi diamo dei bruttissimi esempi... Voi coi capelli bianchi, perché io ho un po' di barba bianca, però insomma, parla per te. Sarò retorico, ma voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. L'altro giorno ero sui Colli Euganei, vicino a Padova, al luogo in cui vivo, e ho incontrato un signore che aveva una discreta gamba, perché io mi faccio dar del lei con l'handbike, anche se vado a forza di braccia, ne mando a casa molti col viso un po' tirato, insomma. E cominciamo a parlare e il tema quasi in automatico scivola sul discorso del doping. E questo mi dice, cosa vuoi Alex? Io ti confesso che in fondo, cioè, se io arrivo al Tour de France e all'ultima tappa sono lì che posso vincere il Tour, cioè io mi doperei, ma chiunque lo farebbe, E poi si gira verso di me come per dire, anche te chiaramente. E io gli dico, ma sei scemo? E mi fa, perché? Dico, ma scusa, tu hai questa occasione e la butti via? Perché nel momento in cui fai questa cosa l'hai buttata, certo, perché non l'hai vinto tu, l'ha vinto quella porcheria che ti sei preso. Ma tu potevi vincerlo, ma quando ti ricapita nella vita di provarci da solo, di guardarti allo specchio comunque con orgoglio e dire sono arrivato secondo, ma gli ho complicato la vita, cioè sono arrivato fin qui. Oh ragazzi, ma secondi vuol dire arrivare davanti a tanti altri, cioè nella vita è logico che essere campione su tutti è una figata pazzesca, però credetemi, nel momento in cui avete dato il massimo, avete fatto tutto quello che potevate, secondo me avete ogni ragione per sentirvi soddisfatti ed orgogliosi del vostro lavoro. Sì. Assolutamente. Lo sport è... E poi secondo me quando e questa è la vera tragedia, che sono le persone con i capelli del mio colore che raccontano ai 20enni che se non fai così non puoi arrivare, è una bugia. È una bugia, perché secondo me si può comunque, magari in certe discipline sportive è maledettamente complicato, ma chi ha vinto le grandi classiche nel ciclismo, perché si concentrava soltanto su quelle, preparava magari una gara in un anno, secondo me è una cosa che si può fare. Magari vincere un Tour no, non lo so, non è nelle mie competenze, però il problema è che chi ve lo racconta sono queste persone, sono i manager, sono le persone che influenzano tantissimo e purtroppo facilmente un ragazzo di 20 anni. Anche perché sono quelli che vogliono fare i soldi sui ragazzi di 20 anni e quindi non gliene può fregare di meno della salute del ragazzo di 20 anni. Io a 20 anni, se mi avessero messo un adesivo di una nota marca di sigarette sulla testa, sarei stato la persona più felice del mondo, perché in quel modo sarei stato come Ayrton Senna da Silva, che era il mio idolo, capisci?
Ma per me quella roba lì, che cavolo ne sapevo, cioè a 20 anni non hai la capacità di andare oltre. Allora, E ne hai anche il diritto poi, francamente. io invece vado oltre al fatto che hai fatto il terzo riferimento in 5 minuti ai capelli, al quarto ti denuncio, ti querelo direttamente. E ti La faccio una prossima domanda- volta ospiti Cesare Ragazzi, così. No, ma Cesare Ragazzi fosse stato per me sarebbe uno che non avrebbe un euro, si vede. Che cos'è la vita per Alex Zanardi? La vita, beh, sarò ripetitivo, ma anche quella è una grandissima occasione. Io credo di aver fatto delle cose buone nella mia vita, ho fatto degli errori, tanti errori, però quello che mi è successo credo che testimoni in modo evidente che tutte le cose che accadono nella vita possono essere trasformate in una grande opportunità, perché guardate, le cose che sto facendo io oggi sono tutte connesse alla mia nuova condizione, quindi se io sono riuscito a trasformare quello che mi è accaduto in qualcosa, in una cosa che è forse la più grande opportunità della vita che ho avuto, credo che con un punto di partenza leggermente migliore, e ce ne sono, si possa fare altrettanto. Allora, ha detto una cosa chiave, eh? La vita è un'occasione, io direi che la vita è l'occasione, cioè ce n'è una, non la buttate via, l'occasione, ovvero la vita. Allora, diciamo di questo gioco che voglio fare con te e poi sentiremo anche se i ragazzi hanno voglia di porti qualche quesito. Posso dire un'ultima cosa a proposito della vita? Prego. Poi taccio, non per sempre, No, perché mi devi fare taci delle per 10 secondi. non Però di più. voi ragazzi siete in un periodo della vostra vita in cui avete ogni diritto di vivere anche un po' in modo incosciente, ne avete ogni diritto. Purtroppo ricordatevi questo, che il progetto che cominciate ad eseguire oggi diventa determinante per quello che verrà domani, cioè le cose che state facendo in questo momento saranno determinanti per disegnare il vostro futuro. Quindi è nostro dovere raccontarvela questa cosa, perché divertitevi, fate le cose che avete voglia di fare, anche vivendo la quotidianità come si dice, vivere alla giornata. Però sappiate che se oggi con le vostre azioni originate qualche cosa, magari da qui a 10, 20, 30 anni raccoglierete i frutti della scelta che state facendo. Allora, proprio per andare direttamente a ragionare insieme a loro, adesso io ti proporrò delle foto abbinate ad un vocabolo e tu a secco mi dici che cosa ti fa venire in mente. Andiamo a vedere la prima foto. Un ragazzo, un atleta o sfinito dopo una gara o comunque dopo un allenamento, e la parola è disciplina. Ah, e quindi io devo decidere. No. Cosa ti fa venire in mente la parola disciplina? Che cos'è la disciplina? Quello che sta facendo questo ragazzo è parte della disciplina. Dorme. No, si sta riposando. Il riposo è anche allenamento, quindi lui ha programmato diciamo un certo tipo di lavoro che comprende anche dei periodi di riposo e se ne sta godendo uno. Ok, va bene. Seconda fotografia. 2 schieramenti di football americano, si confrontano, si guardano, si danno un sacco di legnate, ma il fondo tra avversari qual è? Rispetto. Mio papà mi diceva sempre: tu dai il massimo, poi se le prendi buonanotte, se le dai meglio, se domini non te ne fare un problema, perché non è un problema tuo, anzi è il modo migliore per rispettare l'avversario, perché gli dai un punto di riferimento, gli mostri fin dove si può arrivare. E mi sembra che questi siano pronti a darsele di santa ragione,
ma anche per rispettare l'avversario che hanno di fronte. Bravissimo, hai detto una cosa sacrosanta. Per esempio il calcio fa tutto un altro ragionamento, no? Nel calcio, quando una squadra è nettamente più forte, si dice che per rispetto dell'avversario, tipo sul 4-0, si debba fermare. Invece no, fagliene 10, cioè dai comunque sempre il massimo di te stesso in campo, perché la mancanza di rispetto sta proprio nel non fermarti, nel non impegnarti al massimo. Vabbè, ho detto una cosa pure io. Andiamo a vedere la prossima foto. Oh, qui c'è un free climber, e sport decisamente estremo. Io ho conosciuto l'alpinismo estremo e ti devo dire che quelli hanno veramente una testa strana, ma sicuramente la parola sfida ci sta tutta lì. Ma io credo che la sfida non è tanto fare una cosa, ma partire perché la ritieni possibile. E questo implica una serie di ragionamenti molto attenti, basati sulle tue esperienze precedenti, sulle tue competenze. Per cui è anche la ragione per cui quell'uomo in quella situazione che terrorizza il sottoscritto invece magari si sente assolutamente nel proprio elemento, ed è la ragione per cui continua ad andare avanti, e probabilmente avrà ragione della sua sfida. Ce lo auguriamo. Cambiamo campo, tra virgolette. Andiamo a vedere un'altra foto, un altro termine. Qui vediamo un bambino affrontato da due bambini più grandi, evidentemente prepotenza. Bullismo. Occhio, perché qua... Premettendo che il bullismo non è soltanto un fenomeno dei giorni nostri, ma c'è sempre stato, è certamente figlio di un'insicurezza, di un volersi mostrare agli altri come quelli più forti, quelli che stanno dalla parte dei più forti, quelli che non vengono mai messi in un angolo, e per far questo mettiamo gli altri in un angolo. È una delle debolezze della natura umana che noi come adulti dovremmo cercare di correggere attraverso l'educazione. Cioè spiegare al bullo che il debole è il bullo. Assolutamente. Andiamo a vedere la prossima fotografia e il prossimo termine. Emblematica questa fotografia. Vedi che c'è un po' di brusio. E il termine omosessualità. Chiaramente non credo che noi ti vogliamo chiedere che cosa, però come pensi che venga trattato l'argomento omosessualità, o come debba essere trattato, se deve essere trattato. Ma guarda, è evidente che è un tema molto attuale, poi è un tema che inevitabilmente scatena polemiche, perché ognuno di noi magari ha un pensiero ma non lo confessa, ognuno di noi si adegua a quello che è la cosa giusta da dire. Io ritengo semplicemente che il mondo a cui noi tutti dobbiamo ambire è quello in cui, se una persona ha una cosa interessante da dire, diventa piacevole ascoltarlo, indipendentemente dal fatto che sia gay o etero, che sia bianco o nero, uomo o donna, abile o storpio, ma che ci interessa sapere che cosa pensa quella persona. Poi quello che quella persona fa della propria vita è un fatto suo personale. Secondo me ci sono modi sbagliati di combattere ciò che di sbagliato fa la comunità nell'isolare diciamo persone che si sentono, ripeto, ingiustamente messi all'angolo come persone omosessuali, ostentando, volendo a tutti i costi imporre, quasi come se quel modello fosse quello giusto. No, non c'è una cosa giusta o sbagliata, cioè, è sbagliato il fatto di creare una fazione. Tu non puoi contrapporti a una fazione che sta agendo nel modo sbagliato creandone una tua che si batte. È comprensibile, certo, perché logicamente queste persone sentono leso, certo, esatto, un loro diritto, però questo non risolve il problema. Passiamo alla prossima immagine. Qualcuno sa di che si tratta? No, chi ha che applaudito? Fate vedere. Vediamo un po'. Neck nomination. Quando mi hanno detto che ci sarebbe stata questa foto, ti confesso che sono andato a documentarmi. Invece quando ti ho detto
per l'unica cosa sulla quale ti avevo preparato. Neck nomination, tu metti, sì, lo so di che si tratta. Diciamo che Io usiamo la cosa neck quando io ero adolescente non c'era neck nomination perché alla mia età non si usava bere, non si usava... Anzi, pensa che io ho cominciato a bere birra dopo l'incidente e sono assolutamente convinto che sia in funzione di tutto il sangue tedesco che mi hanno messo in corpo, perché prima, giuro, non è una battuta, prima la birra non mi piaceva. Provavo grande invidia nei confronti degli amici che a ottobre andavano alla festa a Monaco, l'Oktoberfest, e io che ci andavo a fare che non mi piaceva la birra. Però c'erano altre sfide contro il sistema, contro le regole, contro quelli considerati giusti. Di adolescente io avevo bisogno, insomma, così come motto di ribellione. Ora, che io ti dica giusto o sbagliato, è logico che io penso che questa sia una cosa molto stupida, perché l'alcol è veramente una malattia, ma una malattia veramente molto subdola, perché l'alcol si impadronisce di te senza che tu te ne renda conto, forse ancora peggio... Chiaramente poi stiamo parlando di alcol, ma potremmo parlare di altro. Perfetto, ovviamente, ma forse ancora peggio delle droghe, perché delle droghe paradossalmente si sa già molto di più, invece dell'alcol non si sa nulla e l'alcol è soprattutto legale. Poi sull'alcol si fa pubblicità, insomma, appunto è legale. Però detto tutto questo, non sono io che lo dico, ragazzi, cioè voglio dire, queste cose le avete sentite raccontate da 1000 persone e forse molti di voi non hanno semplicemente voluto ascoltarle perché dicono sì, vabbè, ma tanto non mi riguarda, comunque io so controllarmi. È possibile, ma non è certo. E io credo che l'unica forma di difesa che noi dovremmo, sempre noi con i capelli bianchi, vabbè. che noi dovremmo garantirvi è delle occasioni per costruire qualche cosa sul buono che c'è in voi. Lo sport, sicuramente, la famiglia, certi valori, il rispetto delle regole. Purtroppo viviamo in un mondo in cui tutto questo sta sempre di più venendo meno. Voglio dire, noi abbiamo un sistema di tassazione molto alto che però dovrebbe garantire una quantità di servizi quasi come quelli della Svezia, no? Sì, vabbè. In realtà è tutto tranne che questo. Allora pensare che Obama negli Stati Uniti, dove ti dicono vabbè ti paghi poco ma poi non ti garantisco niente, neanche l'assistenza medica, eppure Obama negli Stati Uniti ha varato una legge che impone agli istituti scolastici di dotarsi delle strutture adeguate per far praticare lo sport ai ragazzi diversamente abili. Mi frigge il sangue nelle vene io quando sento questa cosa. Perché qua no? Perché qua no. Per cui da noi non c'è un'offerta, ma non c'è nemmeno una domanda, perché ormai non c'è più, come posso dire, se la gente sta male scende in piazza a reclamare i propri diritti. Per lo sport in Italia, francamente, la gente ormai urla abbastanza poco, perché si è contenta di guardare la partita, di guardare la gara di Formula 1 e tutto il resto non esiste più. Capisci? Arriva secondario. Ecco, io credo che se noi vogliamo sperare e vogliamo avere molti più Zanardi da ringraziare perché hanno fatto suonare l'inno nazionale, dobbiamo dar modo di crescere anche, come dire, statisticamente, perché ci saranno 100 ragazzi che partono, magari uno diventa il fuori classe, ma soprattutto ci saranno 100 ragazzi che comunque un'occasione ce l'hanno per dire io mi metto in gioco qua, perché io quando andavo a scuola e raccontavo ai miei amici del mio carburatore, alla noia, all'ignoranza, questi arrivando dicevano basta con sto carburatore del go-kart. Però io avevo quella roba lì in testa. A me se mi offrivano una birra mi dicevano fai la sfida, la bevi tutta d'un fiato, ma che cacchio me ne fregava, perché io ero un figo perché facevo quella roba là e mi sentivo, mi viene quasi a dire giustamente, un figo perché facevo quella roba là. Se io non andavo la sera fuori in discoteca con i miei amici, era comunque una mia scelta, perché la domenica ci sarebbe stata una gara e io andavo giù in garage, lavoravo un po' sul mio mezzo e poi andavo a letto, perché io volevo ti confesso che giocavo a rugby da ragazzo all'età loro, la domenica mattina andavo a giocare, però il sabato sera andavo in discoteca, lo devo dire.
Ma non c'è niente di sbagliato, No, attenzione, anzi, non rendevo sempre al meglio. mi dai un'occasione per spiegarla, perché se tu fai questa cosa, noi dobbiamo aiutare i ragazzi a rendersene conto. Hai fatto una scelta, hai deciso che questo che stai facendo è più importante del resto, goditelo, cerca di esserne consapevole. Allora, voglio però farti- ecco, questa per me è una cosa molto triste, perché pensare che i ragazzi sentano di potersi mettere in gioco e misurarsi con una cosa evidentemente sbagliata come questa è secondo me una grande sconfitta per la società Nostra, più che nostra. loro. Prossima foto, vediamo se la riconoscete, ma perché sapete di che si tratta? Oh, che bello, va, perché sai, essendo un film di qualche anno fa, come dire, no? Temevo che L'attimo fuggente non tutti l'avessero. Un capolavoro, assolutamente. Capitano mio capitano, qui vediamo Robin Williams in piedi sul banco. Qui parliamo, come dire, capitano mio capitano, ma è riferito alla indipendenza intellettuale, a una ribellione positiva. A te cosa ti viene in mente? Ma guarda, io credo che in quel film il messaggio che viene fuori da quel film sia un po' quello che ci stiamo raccontando. Chiaramente lì viene fuori in un modo più efficace. Io non sono un grande oratore, sono un grande chiacchierone, ma è quello che sto tentando di fare, di raccontarvi tutte queste cose. E, mi piacerebbe pensare di esserci riuscito quando esco oggi da qui, però Ci sta riuscendo? credo che per i ragazzi avere dei modelli di riferimento che ispirano in loro cose positive e che fanno soprattutto percepire a loro il valore dell'onestà, del rispetto delle regole. È come l'altro giorno ero in giro con un mio amico, beve, butta la bottiglietta di plastica e gli dico: ma cosa fai? E lui fa: e perché? E vabbè, con tutto il petrolio che hanno buttato in Louisiana sarà ben la bottiglietta il problema del mondo. Gli dico: sì, però tu per il petrolio non ci puoi fare niente, per la bottiglietta puoi, e ognuno di voi ragazzi può per quel che gli compete, e soprattutto quando si addormenta la sera, aver qualcuno che ti ha raccontato che aver fatto quello che potevi è un valore che deve regalare soddisfazione prima di tutto a voi stessi, è una cosa importante. Ecco, io credo che purtroppo ci sono sempre meno esempi positivi davanti ai nostri occhi, però questo non significa che comunque non ce ne siano. E per cui andateveli a cercare, siate curiosi. Prossima foto, prossima parola. Allora, io quando hanno messo questa foto, come dire, gli ho detto: una piccolissima reazione ci sarà. Allora, ovviamente immagino da quale parte arrivassero gli applausi e da quali altre parti arrivassero, come dire, i fischi. Però ecco, è innegabile, ecco, se l'avessimo messo con la maglia azzurra forse avremmo fatto meglio, però è innegabile che si tratta di un ragazzo di talento, no? Per qualsiasi squadra si faccia il tifo, tu dici no, però insomma, dai, talento ce l'ha sto ragazzo. Parliamo della parola talento. Alex, cos'è il talento? Ma il talento è una cosa che è presente in ognuno di noi, perché io sono assolutamente convinto che ognuno di noi è davvero speciale a fare qualche cosa. Poi ci vuole anche un po' di fortuna nel riuscire a trovare una cosa per la quale hai una certa predisposizione. È evidente che Francesco Totti c'è riuscito, però il talento da solo non solo non basta, il talento da solo non può nulla se non hai voglia, passione di fare le cose. Francesco Totti oggi va all'incasso di tante cose bellissime, la popolarità che ha, i risultati sportivi che ha avuto, la bella famiglia che si è creato,
l'affetto della gente, di una città, di una nazione. Però credetemi, non sarebbe mai arrivato a diventare quello che è oggi se non avesse come prima cosa su tutto amato in modo proprio esagerato dare i calci a un pallone. Lui è riuscito a fare quello che fa perché è innamorato del suo lavoro, quindi è solo così che ognuno di noi può riuscire magari a portare a casa anche dell'altro, che come dicevo all'inizio, cioè, se vuoi diventare calciatore perché vuoi essere come lui, vuoi incassare Senti, le però urla mi è della... venuta- mi dici cosa pensi di Balotelli a proposito di talenti? No, perché quello è un ragazzo che ha un grandissimo talento e che forse lo sta un po' sprecando. È vero, però probabilmente è anche colpa di chi gli è stato vicino e non ha saputo in qualche modo fargli da sponda. Poi attenzione, se uno vuol dare a tutti i costi nel fosso, tu gli fai da sponda e lui ci casca dentro. Io non lo conosco personalmente, credo che però sia certamente un talento enorme, in questo momento non al servizio di una mente ancora così lucida. Però non è mica, voglio dire, io oggi ho 47 anni, ho avuto la fortuna di intervistare Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, e in lui ho riconosciuto una maturità che mi ha sorpreso, che io ancora oggi faccio fatica ad avere, e lui ce l'ha già a 20 anni. Non è che è una colpa non essere ancora maturo. Purtroppo Madre Natura ha fatto una boiata, nel senso che ci ha regalato la massima capacità di esprimere le prestazioni da un punto di vista fisico senza metterla, come posso dire, in bolla con la maturità. Esatto. Ultima foto Alex, e direi che è un po' il riassunto di quello che è lo sport e di quello che è in parte anche la vita, no? La vittoria e la sconfitta, il solito discorso della medaglia che ha due facce diverse, ma è sempre la stessa medaglia. È il bello dello sport, non è il bello e il brutto, perché credimi, io ritengo di aver avuto una vita perfetta perché è la giusta alternanza tra momenti belli e brutti. Se non passi attraverso le difficoltà non saprai mai riconoscere la vera gioia che risiede nel grande risultato. Quindi secondo me la schermitrice è lì che urla squarciagola e che gode perché di momenti come quell'altra ne ha vissuti tanti anche lei. Esatto, ed è arrivata magari a vivere quel momento di vittoria proprio perché ha vissuto tanti momenti di sconfitta. Allora, adesso io vorrei dare l'opportunità a qualche ragazzo, ragazza, non so se professori, professoresse e via dicendo, di farti direttamente delle... No, ma secondo me vogliono tornare in classe, se riescono no, ancora vabbè, c'è a fare ancora un'ora tempo, o due, no? Professori, facciamo ancora in tempo a tornare in classe? Decidono i professori qua. Se no fate domande ad Alex per 6-7 ore e saltate pure i compiti, non è, cioè, mica... Cioè, non gli sono stati dati i compiti per domani, no? Vabbè, ma questo è un errore gravissimo. Allora, io non so se sta girando un microfono in sala o qualcosa del genere. Qualcuno mi fa un cenno in Facciamo così, proposito? chi fa domande è esonerato Sì. dai compiti. Ah, chi fa domande è esonerato dai compiti. Non usciamo più, siamo finiti? Chi è? Dov'è? Abbiamo 5 minuti, Cioè, è arrivato il microfono? Eccolo là. Bravo. Numero 1 è... Tu chi sei? 01? Sono Alessio, Come ti chiami Alessio? Quanti anni hai? 18, Rappresentanza di quale scuola? Armellini. Armelini, che fai? Che cos'è, un classico? No, è un tecnico industriale. Questo è il terzo anno, quarto anno, quinto anno. Quarto. Salutiamo l'Armellini e salutiamo tutti gli altri qua, Chi sono quelli dell'Armellini? Volevo chiederti, nonostante tutte le sfide e le cose che hai passato, le avventure che hai passato, com'è stato tagliare il traguardo di un'altra sfida? Ieri, ti intendo. riferisci... A ieri. Ah, ieri. Ma è sempre un momento bellissimo perché
perché è logico che ci siano nella vita cose più importanti di altre. Sarebbe assurdo pensare che lo sport nella mia vita sia i valori di certe cose. Però è logico che nel momento in cui fai quello, perché devi pensare ad altro? Anzi, Ragazzi, disciplina! è assolutamente doveroso affrontare, se vuoi fare una cosa al meglio della tua capacità, affrontare quell'evento come sia l'unica cosa della tua vita. E quindi ieri, mentre facevo la maratona, ero assolutamente al massimo di quello che poteva essere la mia forza fisica, la capacità neanche di tenere il mezzo in strada, perché ieri sui San Pietrini, ragazzi, andava da tutte le parti a bicicletta, ho dovuto sfoderare anche le mie capacità di pilota per tenerla dritta. E quindi nel momento in cui tagli il traguardo davanti agli altri è la soddisfazione che speravi e che sognavi di ottenere. Allora, l'Armellini abbiamo sentito, chi altro c'è? Lontanissimo, prenotatevi prima qua perché... Allora, vai, eccola là, vediamo se... Un applauso, grazie, grazie. Una ragazza, beh, alla ragazza l'età ancora si può chiedere. Come ti chiami, quanti anni hai e di che scuola sei? Federica, 18 anni, del liceo Benedetto Croce di Roma. Un applauso a Benedetto Croce, proprio a Benedetto Croce. Allora, so che può sembrare una domanda scontata, sicuramente gliel'avranno già fatta un sacco di volte, però penso sia importante per noi ragazzi che spesso ci buttiamo giù per niente, e le volevo chiedere dove ha trovato la forza per rimettersi in gioco nella vita e soprattutto nello sport dopo che è stata la sportiva a privarla di una parte di lei. No, questa è una bella domanda invece. Mi è piaciuta anche molto la premessa. Noi giovani spesso ci buttiamo giù per niente. Guarda Francesca, premettendo che il niente o tanto sei solo tu che puoi determinarlo, perché non è diritto di nessuno dirti è una sciocchezza, guarda lui che cosa ha fatto, e quindi non è un tuo dovere doverti per forza confrontare agli altri. Tuttavia nel momento in cui decidi di volerlo fare perché hai voglia di uscire dal tuo problema, gli altri sono tutti lì a disposizione per essere guardati e diventare una fonte di ispirazione. Forse qualcuno me l'avrà già sentita raccontare questa storia, ma secondo me è emblematica. Io ero nel periodo della mia riabilitazione, forse avevo anche qualche diritto per sentirmi sfortunato perché non avevo le gambe. Eppure nel centro di riabilitazione che frequentavo ho conosciuto un giorno un signore col quale avevo fatto prima 2 chiacchiere, non sapevo nemmeno perché fosse lì, salvo che poi poche ore dopo lo vedo con una bambina in braccio che piangeva guardando fuori dalla finestra. Questa bambina era senza le gambe e nel momento stesso in cui io andai lì a dirgli qualche cosa, così mi sembrava di essergli di aiuto, lui si girò, mi guardò con questo sorriso enorme e mi disse: io sono la persona più felice del mondo. E io ci sono rimasto. E poi ha continuato dicendo: vedi, mia figlia ha compiuto da poco 4 anni ed era questo il momento tanto atteso, perché qui al centro ortopedico avevano detto che prima non avrebbero potuto fargli le sue gambe. Lei è nata così, senza le gambine. Oggi finalmente è quel giorno. E quando è stato il momento di alzarla in piedi, il tecnico ortopedico mi ha guardato e mi ha detto: e le scarpe? Perché c'era bisogno di mettere le scarpe sulle protesi. E io, erano le 12:15, sono dovuto fuggire dal centro, cercare un negozio, ho comprato un paio di scarpe a mia figlia e in questo momento sono la persona più felice del mondo. Ecco. Hai reso perfettamente l'idea, Che diritto ho io di lamentarmi, ma che diritto ha lui di dirmi che non devo farlo? Sono solo io che lo posso decidere. Io quello che ti posso garantire è che se tu hai bisogno di aiuto devi solo girare la testa. Non bisogna vergognarsi di chiederlo, soprattutto di darlo. Chi altro c'è? Lassù? Eccoti, come ti chiami? Quanti anni hai e da che scuola vieni? Allora, mi chiamo Emiliano, ho 15 anni e sono del liceo Pasteur. Liceo Pasteur.
Sono tanti quelli del Pasteur, senti che casino che fanno. Allora, durante l'incidente avrai avuto un momento di blackout. Aspetta, questa è bellissima. Buoni un attimo, ricomincia perché mi è piaciuto proprio l'approccio. Allora, Durante l'incidente hai avuto un momento di blackout, cioè così. Sì, proprio così. Ma dove hai trovato la forza per continuare? Continuare comunque un'altra attività. Guarda, adoro Emiliano, io faccio un applauso a Emiliano, lo adoro. Piace proprio il suo approccio. Grande Emiliano. Sfacciato. Emiliano, Chi ti ha fatto fare? Questo dice, capito? in parte è quello che ho risposto a Francesca, in parte ti posso semplicemente rispondere con un'altra domanda: perché non avrei dovuto farlo? Esatto. Perché la vita è una, e che tu sia felice o triste, attivo o passivo, l'orologio continua a far tic tac. Per cui io mi sono guardato allo specchio e ho detto vabbè, questo è rimasto, ringraziamo che è rimasto qualcosa, e sono rimasto curioso. Ecco, questo è stato il mio segreto, la mia curiosità, aver cercato di capire da subito, o aver la curiosità di capire che cosa avrei potuto fare a dispetto del fatto che avevo perso le gambe. E la novità è che ho scoperto che non è che senza gambe non posso fare più delle cose, cosa peraltro vera, ma che sei abbastanza curioso, se sei abbastanza curioso, anche senza le gambe devi comunque fare delle scelte, perché non hai abbastanza tempo per fare tutte le cose che puoi. Certo. Quindi devi scegliere quelle che puoi fare di più, è tutto qua. Allora, a proposito di tic tac e di tempo, il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Se riusciamo a fare al volo qualche altra domanda e a rispondere sinteticamente, Alex, forse riusciamo a chiudere. Però io qualche altra domanda, però devi essere sintetico tu, decidi tu il tempo praticamente. Chi c'è? Il professore. C'è il professore lì. C'è il professore, professore? Rischia tantissimo, però. Si assume la responsabilità. Professor? Io mi chiamo Francesco e sono un insegnante di educazione fisica. A quale liceo? Liceo artistico Enzo Rossi. Che salutiamo. Sulla Tiburtina. Allora, indubbiamente l'impressione che io ho avuto è che il nostro caro amico Zanardi è un vulcano. Sembra spento, poi si riaccende per una nuova eruzione continuamente. E mi sono fatto una domanda, praticamente, anche perché qui stiamo in un posto magico, in fondo a questa strada c'è San Pietro, e mi sono chiesto: è credente Alessandro Zanardi? Ma non volevo una risposta, perché se lui è credente, quando va in paradiso tra 100 anni vince anche con gli angeli. Vabbè, però sei credente? La mia domanda era un'altra. Persone che come lui, e il mio pensiero va anche a Schumacher, che hanno sempre vissuto a 300 all'ora, come quasi sembra adesso che c'è una compensazione, troppo veloci nella prima parte della vita, adesso un po' più lentamente. Ecco, volevo capire se sono due vite diverse o è sempre la stessa vita. Grazie. Velocissimamente, questa domanda mi dà l'occasione per dire una cosa. Io non credo di essermela andata a cercare. Quello che è accaduto a Schumacher, secondo me, è l'ennesima testimonianza che nella vita c'è un destino. Schumacher si è fatto male facendo una cosa che è una delle cose più banali, una delle cose che noi tutti facciamo. Ecco, ripeto, voi ragazzi non avete il dovere di essere sempre, come dire, sul pezzo, anche mentalmente, sempre dei calcolatori, però sappiate una cosa, che la vita implica dei rischi, molto spesso che noi viviamo in modo inconsapevole.
rischi molto più alti di quelli che io posso correre la domenica pomeriggio in pista, e quello che è accaduto a Schumacher è la testimonianza. Io abito a Padova oggi, ma sono originario di Bologna e molto spesso copro quel pezzo di strada d'inverno in mezzo alla nebbia. C'è un sacco di gente che mi supera senza rendersi minimamente conto che in quel momento corre rischi 1000 volte più alti di quelli che io corro la domenica pomeriggio in pista. Quindi la vita è fatta così. L'unica differenza è che se un pilota muore in pista, lo dicono i telegiornali di mezzasera. Se una persona muore sulla strada, diamo per scontato che è un fatto che fa parte della vita, ma che non toccherà mai a noi. Non è così. Siate vigili, siate attenti. Ragazzi, chi c'è? No, biondo? No, dov'è? Ah, prego. Come ti chiami? Quanti anni hai e da che liceo vieni? Giorgia, da Luigi Einaudi, il tecnico commerciale. Salutiamo tutti i ragazzi dell'Einaudi. Le volevo chiedere, nella famiglia, i cambiamenti dopo l'incidente ci sono stati? È stato brutto affrontare questo problema? Guarda, io ho avuto attorno una famiglia meravigliosa, a partire da mia madre, che nel periodo in cui io ero all'ospedale a Berlino con un figlio messo come era messo, ha saputo essere una nonna meravigliosa con Nicolò. Ho avuto una moglie fantastica che quando tutti erano lì a dire oddio come farà eccetera eccetera, lei ha detto ma avete rotto le scatole, ha chiamato la BMW e ha ordinato una macchina con quei comandi speciali che non si trovano al concessionario ma che serve del tempo per installare, e io quando sono tornato a casa c'era la mia macchina lì che mi aspettava, e poter guidare è stata una delle cose che non mi ha tolto dai guai ma mi ha impedito di finirci. Quindi ho avuto delle persone fantastiche attorno a me. Detto tutto questo, se ce le ho non è che sono arrivate magicamente, me le sono anche un po' andate a cercare, quindi credo che il detto biblico aiutati che il ciel t'aiuto renda abbastanza l'idea. 3 domande veloci, 3 risposte veloci e andiamo a casa, insomma. Che? Ciao. Ne volete fare di più? Ci sono delle mani lassù che si agitano e si lamentano, che c'ha dicono ragione, anche a noi, anche a allora, noi. c'è la galleria, ragazzi, ricordiamo che ci stanno quelli lì che andiamo, dai, velocissimi, dai, proviamo a farne di più, dai. Mi chiamo Francesco e volevo dire a Alessandro Zanardi che com'è stata secondo lui, cioè l'emozione provata nel partecipare, aver vinto comunque la Paralimpiadi di Londra, è stata uguale all'emozione di aver partecipato e vinto in diverse gare automobilistiche. Se facciamo botta e risposta ne facciamo più. È stato bellissimo, ma non c'è una cosa che supera l'altra. Forse il momento più bello è stato quello inaspettato, quando dopo la seconda medaglia sono sceso e ho baciato l'asfalto, e sentirne l'odore mi ha riportato alla memoria tutte le cose che ho fatto nel corso della mia vita. Quello è stato un momento sorprendente e magico che porto molto nel cuore. Vai, chi c'è? Lì nel buio. Andiamo sempre. Lassù. Io già non ci vedo, andate fino Eccolo. là. Sono io qui al buio qua sopra, non so se mi vedete, Sì, mi ti chiamo vediamo. Luigi e sono dell'Istituto Tecnico Commerciale di Roma. Volevo chiedere... C'ha nome sti che è Leonardo da Vinci. Volevo chiedere cioè, ad poi Alex... capito? Leonardo da Vinci, cioè, hai detto uno da niente. Volevo chiedere ad Alex Zanardi quanti limiti e quanto è stato difficile in Italia, diciamo, andare avanti con questo problema e con questa disabilità, e che consigli dare a chi si ritrova nelle stesse condizioni e che non ha la sua stessa forza. Guarda Luigi, hai ragione, in Italia forse è più difficile che in altri paesi, però non diamoci questa motivazione come un alibi per non fare le cose, perché comunque le cose possono essere fatte. C'è sempre un rovescio della medaglia. È vero che chiamarsi Zanardi significa avere anche possibilità economiche, avere gente disponibile che vuol fare le cose per te, e anche nella mia riabilitazione è stato importante. Però è altrettanto vero che io il giorno prima ero nella suite dell'Hotel Marriott all'ultimo piano sull'oceano, con le miss che mi bussavano alla porta, firmavo gli autografi, eccetera, eccetera, e il giorno dopo mi sono trovato in quella condizione. Quando hai tanto da perdere,
il tonfo è quasi più grosso, no? Per cui io credo che ognuno deve fare con quel che può, e io insomma ho originato il tutto come un ragazzino che è nato a Castelmaggiore, un paese nella provincia di Bologna, e aveva dei grandissimi sogni, e pian pianino con nulla di magico è riuscito a trasformarli in opportunità. Non voglio essere retorico, so di essere stato uno molto fortunato, però credimi, in quello che mi è riuscito potete voi fare lo stesso, potete riuscire anche voi. Allora Alex, siamo già clamorosamente fuori con i tempi e io devo per forza, però altre 2 domande, purtroppo non di più, voglio che ti vengano fatte. Io lo so ragazzi, però i tempi sono questi. Poi c'è la filarmonica qua, credo, no? Buongiorno, mi chiamo Manuel Barrasi e sono della scuola di Vittorio Lattanzio. Grazie. Premetto che la ringrazio per averla incontrata. Aspetta un attimo. Quando hai visto quella foto prima, tu come hai reagito? Mi sono alzato in piedi. Allora, prego. La mia domanda è: che cosa si prova a vedersi una macchina arrivare a 300 km/h alla propria macchina? E la vera domanda era quella: che cosa si prova? Che cosa prova ogni volta che si imbatte in un ostacolo? Che si imbatte in un ostacolo. In un ostacolo. Un ostacolo. Si batte in un altro incidente, dico, veramente. Non ho capito bene se la domanda era che cosa ho provato quando ho visto quello là arrivare a quella velocità, o che cosa si prova ad andare a quella velocità. Tutte e due. Beh, in quel momento io non mi sono reso conto di molto, perché Tajani è arrivato prima che io potessi addirittura accorgermi di quello che stava accadendo. Però tutte le volte che con l'auto sbando e sto andando a sbattere, il primo pensiero è sempre per la macchina, ironicamente, dico: sto rompendo la macchina, qui finisce la mia gara. Non ho mai pensato, oddio, mi sto facendo male. Poi cosa si prova ad andare a quella velocità? Si fa l'abitudine. Io negli ovali ho toccato velocità altissime, ho fatto una volta i 418.6 e me lo ricordo perché avevo una sesta marcia calcolata per toccare quella velocità massima nel momento in cui sarebbe arrivato il limitatore di giri. Non lo credevo possibile, ma sai quante volte l'ho preso in gara con le scie? È una cosa emozionante, ma è molto più emozionante riuscire a tenere giù il piede, o la mano, chi non ha il piede, nella curva in cui invece il giro prima avevi dovuto mollare perché l'auto viceversa non ci sarebbe stata. Hai fatto una mossa d'assetto, hai la gomma nuova, ci provi, ci sta, e quella è una vera emozione. A posto, t'ha convinto? T'ha convinto? Ok. L'ultima, purtroppo è l'ultima, lo so che io andrei là, cioè se può andare su lì, perché ci sono, no, vabbè, voi proprio a scuola non ci volete andare, io non, c'è Adriano che mi sta guardando sconsolato, dice, anche perché se è fatta una certa tu dici, no? È il momento del panino, non lo so, vabbè. Beh, io ne sono molto lusingato, perché tanto a scuola non ci tornano più. No, ormai è andato. Se vogliono rimanere qui vuol dire che evidentemente fa loro piacere. Allora io faccio un attimo, facciamo una domanda qua dalla prima fila, però io non me ne vado da qua se non si fa una domanda dalla galleria, perché te lo dico Adriano, lo dico pure ai responsabili dell'auditorium, una domanda da là va fatta, pure la prima fila abbiamo fatto, giustizia, no? Vai, però veloci. Buongiorno Alex, sono dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni. Volevo chiederle una cosa. Allora, io sono Giulia e volevo chiedergli, dopo le Olimpiadi ho visto nella videoclip che lei si è accasciata a terra e ha baciato l'asfalto.
Che cosa le rappresenta quel gesto che ha fatto? Beh, guarda, ti confesso che all'inizio voleva essere un gesto molto plateale a favore di tutte le persone che erano lì ad incitarmi, perché io sono anche un po' narciso. Però poi nel momento, lo raccontavo poc'anzi, nel momento in cui ho percepito l'odore di quello che per me è quasi un elemento, l'asfalto, quasi come acqua, terra, aria, fuoco, è stata un'emozione fantastica. Ho rivisto mio papà con la tuta quando mi faceva da meccanico ai tempi del go-kart, mia mamma che cucinava, momenti dolcissimi di una carriera intera in cui ho alternato grandi soddisfazioni anche a tantissime delusioni, ma quello è stato il bello, riuscire a ripartire dai momenti più difficili, come parlavamo prima della schermitrice e dell'altra atleta che invece teneva la testa tra le mani affranta per un momento di evidente delusione. Ci siamo già in galleria? Allora, grazie a te. C'è il microfono. Allora io, Adriano, ma qui si stanno sbracciando. Allora anche abbiamo questo la domanda settore. in galleria e c'è quella ragazza che si sta sbracciando dalle 9 di stamattina. Molte sei seduta, ti alzi, perché l'ultima domanda la faccio fare a te. Va bene? Ok. La penultima e l'ultima. Eccolo, lo so, ragazzi, eccolo. Salve a tutti. Salve a tutti, sono Luca Vanni Martini dal liceo scientifico Charles Darwin. La mia domanda è questa. Allora, durante il tuo percorso, con tutte le sfide che hai dovuto affrontare, per te è stato più importante credere in te stesso o negli altri? Credere in te stesso o negli altri, cioè in percentuale l'importa, perché tu sei uno che in te stesso evidentemente crede molto. Te la trasformo. Ma guarda, riassumendo si dice sempre: io sto aspettando la mia grande occasione, no? E questa può arrivare dagli altri. Poi quante volte sentiamo persone anche con una certa enfasi dire: perché quelli che davvero mi hanno aiutato. Ascoltatela sta cosa che è importante, ragazzi. Ascoltate sta ve cosa la che è dice importante, uno che poi vi faccio fare altre 25 domande. che questa cosa non la sto coniando adesso, l'ho vissuta in prima persona. Quante volte avete sentito qualcuno coi capelli bianchi dire: perché le persone che mi hanno davvero aiutato nella vita le posso contare sulle dita di una mano? Vabbè, ma quante ne servono? Perché guarda che è solo il tuo entusiasmo, la tua curiosità, la tua passione che può cucire assieme gli aiuti che ricevi da queste persone per trasformare la tua vita in quello che tu desideri. 5 persone nel corso della vita che ti danno una mano sono più che sufficienti per fare la differenza, solo che se tu non ti impegni, se tu non fai il tuo, che magari oggi è poco, pochissimo, è niente, perché magari è, ripeto, andare bene a scuola, cercare di capire, allenare il cervello per prepararsi alle sfide che verranno domani, è poco, ma il giorno in cui arriva qualcuno che ti può aiutare tu non riesci a vederlo, quindi tu devi fare quel poco per gridare presente quando l'arrivo aiuta, quando l'aiuto arriva. Rimani un attimo in piedi, perché volevo chiedere al cameraman di farci vedere bene la tua maglietta, perché se non ho visto male potrebbe non dispiacerti la maglia del suo ragazzo. Fammi vedere un attimo. No, la maglia del ragazzo che ha fatto la domanda adesso, che è una macchina. Caspita, che occhio, Mazzocchi, non ci avrai i capelli, ma già a vista. Ho dovuto perfezionare. Grazie. E poi che macchina, un Aston Martin. L'ultimissima, ragazzi. Allora, tu sei premiata per la tenacia, e siccome di tenacia qui stiamo parlando, mi raccomando, la tua domanda, che è l'ultima, deve essere una domanda di quelle che meglio non si possono fare. Non mi domandare chi vince il campionato di calcio, perché... Però è facile. Sono Adriana e vengo dall'Istituto Professionale di Palestrina. Di Palestrina. Salutiamo tutte le scolaresche qua, perché non c'erano solo scolaresche di Roma, ma ovviamente di tutta la provincia. Allora, io non ho domande da fare. Però volevo dire che sei un grande e veramente sei un modello da imitare. Va benissimo così, brava, credo che sia la chiusura più degna, credo che sia assolutamente la chiusura più degna, perché una ragazza che a nome, penso, di tutti questi ragazzi
dica ad Alex Zanardi: sei un grande, sei una persona da imitare, è la chiusura migliore. Guarda, si alzano in piedi e... Grazie. Allora, io credo che Alex sia un uomo che di emozioni ne ha vissute tante, però Grazie, questa è un'altra davvero. emozione da mettere nel cassetto. No, questa è fortissima, questa più della maratona di ieri, ragazzi. Grazie davvero. Grazie, ragazzi, che dire, in bocca al lupo a tutti, buona vita e fate la vostra che il resto arriva. Grazie ragazzi, grazie, bravi.